pomeriggio a tutti, soprattutto agli studenti che sono le persone che più volentieri vediamo riunite in questa sala. Quindi grazie per la vostra presenza, grazie per essere qui. Passo la parola a Caroline Christoph Bargajev. Buonasera e grazie dell'ospitalità qui in Accademia. È sempre bene per un artista che parla del suo lavoro avere davanti studenti d'arte e altre persone appassionate. Otobong Nkanga, che ha realizzato un nuovo lavoro che voi vedrete al Castello di Rivoli, nasce a Kano in Nigeria nel 1974 e la caratteristica principale del lavoro che lei ha sviluppato negli ultimi 10 anni è quello di coniugare da un lato un'attività di arte intesa come pratica sociale e activist, cioè relazionale e anche relazionale con comunità che si trovano in diversi contesti urbani e che sempre osservano l'ambiente in senso dell'ecologia dell'ambiente, la città, l'urbanistica e l'architettura e le comunità. Però questo aspetto si coniuga nel suo lavoro con una particolare attenzione ai materiali e alla vitalità dei materiali che vengono usati. Il suo lavoro per questa mostra colori è basata sull'estratto della noce di cola che voi vedrete. Quindi da un lato un lavoro totalmente all'interno di una relazionalità e di una performatività dell'artista, dall'altro un artista estremamente attenta al craft, all'artigianato e al fare proprio e a ciò che i materiali significano nella storia dell'arte esteticamente e anche politicamente. E passo la parola a Otobong Nkanga. Grazie. Hello everybody, and I wasn't expected to be talking today, but here I am. Sorry, I missed it. Okay. Tutto. Okay, I think I'll start with the idea of how can we look at exhibition spaces as places of experimentation. Come possiamo guardare gli spazi espositivi come spazi di sperimentazione? So not only a place of display, but a kind of platform where works can actually have another life and where you can experiment with things. Non solo un posto dove esporre qualcosa che è fatto, ma anche un posto dove sperimentare, dove le cose possono avere una vita, una vitalità. So in that way it allows for a certain kind of flexibility with the way of thinking about the work or working with the work, and failure is not necessarily a failure. Ok, e questo permette di vedere l'opera d'arte con un processo e con una certa flessibilità, e quindi anche il concetto di fallimento non è più un fallimento. So in that way, in relation to the exhibition here at Colori, showing the work that I'm showing, which is called Color Not Tales, Slow Stain, it was interesting to work and to see how the work will take form during the time of installation and during the time of the whole exhibition. Quindi per esempio nel caso dell'opera nuova realizzata per Colori, che si chiama Racconti della noce di cola e lento macchiarsi, Color Not Tales, Slow Stain, anche qui il lavoro è stato un lavoro aperto che prende forma durante la mostra. Vi mostro i precedenti, da dove viene fuori. So I started the project Contain Measures of a Color Knot in 2012. Nel 2012 ho iniziato un progetto che si chiama Misure contenute della noce di cola. I was interested in the idea of energy, plants and its social life. Ero interessata all'idea di mettere in relazione l'energia, le piante e la vita sociale. And so it was interesting to understand how did certain plants
managed to be part of our systems today, let's say in the Western world or in America, when they are not endemically or natively from that area. E quindi è interessante guardare la storia di come certe piante sono entrate nella nostra... how they entered into what? Into places like the Western world. Sì, come sono entrati nel mondo per esempio occidentale quando non sono indigene di quel posto. So to think of why certain plants are able to have an economical value and why others don't. Perché certe piante sono capaci di avere un valore economico e altre piante no. And so I started looking at plants that were from specifically Western Africa. E quindi ho cominciato a guardare alle piante specificatamente dell'Africa occidentale. And one of the things I was astonished about was that the kola nut did not become one of those plants that had a better life elsewhere. It didn't? No, but what about Coca-Cola? We'll get there. Ok, ho notato che la noce di cola era una di quelle piante che non aveva avuto questo sfruttamento economico. So if, let's say around the end of the 19th century, early 20th century, we have to think that this plant was able to move all the way into South America and into the Americas through the movement of people and the shifting of people from the African countries into the Americas. Allora, alla fine dell'Ottocento, cioè alla fine del Settecento e durante l'Ottocento, la noce di cola si è però diffusa nell'America Latina e nell'America per via del trasporto degli esseri umani che li hanno portate. So if we have to think of what this nut does, the nut is meant to be, it's a stimulant, and in a way when you eat it you don't need to drink water, it cuts your thirst and it also cuts your hunger. La noce di cola è un stimolante e quando è un dissetante, quando si mangia va via la sete e va via la fame. But it was a very important nut within the spiritual realms and the parts of taking care of rituals and the social life of people within the Western African region. Nella regione dell'Africa occidentale era una noce molto importante a livello spirituale, presente in molti rituali. So if we go to Brazil now and we look into the candomblé religion, kola nut is one of the most important nuts among the 36 elements for initiation. Quindi se andiamo in Brasile adesso andiamo a vedere per esempio nei riti candomblé abbiamo un uso della noce di cola molto importante oggi. And so in that way the Yoruba religion moved to Brazil. E così la Yoruba religione si è spostata in Brasile. But at the same time the nuts moved into the North America. Ma allo stesso tempo le noci andarono in America del Nord. And it was part of the production of Coca-Cola, which was more or less a medication. E fu parte alla base dello sviluppo della Coca-Cola che all'inizio era un medicamento. So I started having a kind of image. I always have this image sometimes that there was this doctor that made a mixture of coca, so there's a bit of cocaine and like you're really high, with a bit of cola and you're really like, and there's a guy dying and he's lying in bed and he's like ill, and then he gives you like 3 spoons of this potion. E allora mi ha cominciato a venire in mente, visto che si è sviluppato come medicamento nel Nord America, questa immagine di un dottore che schiaccia e mette insieme l'estratto della cola con l'estratto della coca che tira così e quindi che dà 3 cucchiaini al malato di queste cose. So if you're at your last breath by taking this thing that makes you so high and completely lots of energy, you kind of like wake up and everyone's like hallelujah. E quindi è una grande scoperta della medicina del Nord America che quando sei quasi morente prendi questa cosa e ti senti vivo, alleluia. So I can imagine Dr. Pendleton making a lot of money from this kind of immediate wake up and energy giving, and maybe that's how Coca-Cola managed to make his money from the beginning. E quindi immagino questo Dr. Pendleton che ha fatto molti soldi, molti soldi creando questa cosa che si chiama Coca-Cola.
So I was thinking of like that kind of economy due to miracles, but a short-lived miracle. E quindi ho pensato all'economia che è basata sull'invenzione del miracolo subitaneo, che ha un effetto immediato. So for me, there were so many elements in the project that I decided to make a kind of installation that looked at history and at the same time that would have the knots, and like that I could have conversations with people and I could quindi ho creato una installazione, un'opera che aveva tutti gli elementi di cui vi abbiamo appena parlato e che creava anche uno spazio di conversazioni. So the table had 36 cards, almost like a tarot Il tavolo aveva 36 carte come tarocchi. And also images of the areas where the plants come from, the nuts come from. E le immagini dei luoghi da cui provengono le noci colla. So people could pick about 5 cards and then I would place it on the table. Sceglievano 5 carte, le mettevo sul tavolo. And before then I would ask them if they would like to try the 2 types of cola. E gli chiedevo se volevano assaggiare i 2 tipi di colla. So there's a cola acuminata and cola nitida. Acuminata e nitida. And then the acuminata has more cola, caffeine, and the other one has less. Una ha più caffeina dell'altra. But if the person does not share the cola with me, the conversation stops. Ma se non decidono, il pubblico non decide di condividere una conversazione con me, no, la noce con me, la noce con me non c'è conversazione. So, because within West African ways of like welcoming someone into your house, you share a cola with the person. E uno dei modi di accogliere una persona in casa in Africa occidentale è di condividere una noce di colla con essi. If the person refuses, you'll not have a very interesting conversation. Se la persona rifiuta, la conversazione non va bene. And you would leave quite early. E parti presto. But you would not really know, to just be like, And so, for me it was interesting to bring in all the social factors and all the non-said things within the performance. So if someone refused, I would be like, sorry, I can't talk with you. Quindi se le persone rifiutavano, non dicevo scusatemi, non posso parlare, mi volevo portare tutte queste cose dentro la performance. So during that I would sit there and eat cola with different people for about 9 to 10 hours. Quindi sono stata seduta 9-10 ore a mangiare colla con il pubblico. And since the cola is actually, for me it was also experimenting to see, does this really work? I've never eaten cola that long. Ed era anche un esperimento per vedere cosa succede se uno mangia la cola per così tanto tempo. So I got to realize that when I did these performances that I would actually not be thirsty and I'll get more and more energy and my brain would be much more open. You thought this? No, really. It happened. Allora lei non aveva sete, la sua mente si apriva ed aveva sempre più energia. So you can imagine sitting, it's like 10 hours just sitting and talking to people. We could have one now. Oh, I didn't bring any. So unfortunately. From that, I had made a kind of structure in the installation. How many more minutes? 5. Okay, we will get there. I have made a kind of structure in the installation which allowed for the extract of cola to be dripping on Quindi cotton. ho creato nel luogo dell'installazione anche un oggetto in vetro dal quale colava giù l'estratto di cola. Because the cola is also used for staining dyeing clothes or dyeing things. L'estratto di cola è anche utilizzato per tingere le cose. But I've been always interested in making a piece where it allows for the stain to grow over time and to really have its own space. Ho sempre voluto fare un'opera dove una macchia potesse tingere, una macchia possa crescere col tempo. So for the exhibition here at Colori, I decided to make the object itself in which the extracts of the color gradually stains and for the whole time of the exhibition. E quindi per Colori ho deciso di creare gli oggetti stessi dal quale sarebbe sgocciolato l'estratto di cola. So I think I'll leave it at that. So maybe it's good to see the exhibition and to see the works of the different artists that are here, like Ashley, she's here, and there's Heather, and there Camille Elmo, different artists that have been invited, and it's just amazing to see the works.
That's nice. E quindi credo che mi fermo qui perché dovete vedere l'opera che avete visto brevemente lì e è meglio parlare, insomma, che lo vediate, e ci sono tanti artisti oltre a Otobong nella mostra, Asli Chavusoglu che è qui con noi, Camillo, altri artisti, e quindi grazie.